focus principale di questa sfida, oltre a cercare di imparare il più possibile, sarà quello di capire qual è veramente la differenza in termini pratici tra lo studio da autodidatta e invece un percorso di studi tradizionali. Tutti ci dicono che i corsi tradizionali non funzionano, ma analizzeremo in termini pratici se effettivamente è così. Quindi seguitemi e andiamo, vamonos! Buenos días. Quando vogliamo imparare una lingua si tende a fare tutto insieme, voler partire da 0 e arrivare a 100 subito. Il fatto è che non è mai così in qualsiasi cosa della vita e soprattutto nell'imparare le lingue ci vuole tempo, pazienza e tanta pratica. Nel mio caso ho deciso di studiare 5 minuti al giorno perché ho un lavoro a tempo pieno, faccio tante cose nella vita, quindi decidere di studiare 5 minuti al giorno mi ha consentito di ritagliarmi quello spazio e di essere costante nell'apprendimento. Desde mi casa hasta aquí hay unos 3 chilometri. Una delle cose di cui mi sono reso conto fin da subito è che studiando da soli è molto importante avere una struttura, un metodo ben definito. Nel corso del video condividerò quello che ho cercato di usare in questo mese e che secondo me è ottimo da seguire se state appena iniziando, oppure se volete semplicemente migliorare e avere degli obiettivi tangibili. Quindi abbiamo subito un punto a favore dei corsi tradizionali perché quando andiamo in classe la struttura ci viene fornita e non dobbiamo preoccuparci di scegliere noi cosa studiare. Da un lato il corso tradizionale facilita nella struttura, dall'altro però si perde un sacco nella flessibilità. Feo, muy feo, feissimo. Un altro punto invece a favore secondo me del corso tradizionale è che la grammatica viene spiegata da un professore o una professoressa, quindi se non capiamo qualcosa possiamo tranquillamente chiedere e farci spiegare nuovamente il concetto, mentre da soli è un po' più difficile, ma possiamo cercare di chiarirci ogni dubbio facendo una ricerca su internet. Il mio consiglio quando affrontiamo la grammatica da soli è questo: per prima cosa studiare un argomento, poi cercare di spiegarlo a qualcuno con le proprie parole e infine andare a rivederlo qualche tempo dopo per capire se ce lo ricordiamo ancora oppure no e se non ce lo ricordiamo ripetere il processo. Un altro punto a favore dei corsi tradizionali è l'aspetto della socializzazione. Nel mio esempio, essendo una persona abbastanza estroversa, mi piaceva molto andare in classe e vedere le altre persone e confrontarmi anche con loro, come stava andando il loro apprendimento, mentre da solo è un po' più difficile e l'aspetto della socialità manca e a volte ci si può sentire isolati. Caro, muy caro, carissimo, ricco, muy ricco, ricchissimo. Il metodo che userò sarà questo qui: cercare di partire dai vocaboli più importanti, cercare di studiare quelle 2000-3000 parole più comuni, capire quali sono i modi e i tempi verbali più usati, poi studiare quella grammatica che mi consente di connettere le 2000-3000 parole con i modi e i tempi verbali che ho studiato. Poi ovviamente possiamo personalizzarlo in base ai nostri interessi, quindi se stiamo studiando perché vogliamo andare a vivere in un paese straniero, allora magari ci concentriamo di più su tutti quei vocaboli che ci possono essere utili, quindi vivere da soli, vocaboli della vita di tutti i giorni. Rimanete con me fino alla fine del video per capire effettivamente di queste 2000-3000 parole quante ne avrò imparate. Gli strumenti che ho usato durante questo mese sono stati principalmente podcast, Cementerio de elefantes primitivos, un'app di flashcards per i verbi che ho trovato assolutamente fantastica, si chiama Conjugato. Parecer al presente, tu pareces, no, pareces. Poi ho ascoltato tantissime canzoni in spagnolo, ho letto una sezione sulla guida del Costa Rica che insegna lo spagnolo che si parla lì e il mio dizionario di fiducia è stato Word Reference. Tiempo e conclusiones. È arrivato il momento di trarre le conclusioni di questa sfida. Dopo un mese la prima cosa che voglio dire è che sono estremamente orgoglioso di essermi impegnato in questa sfida e di essere riuscito a studiare per tutti e 30 i giorni e anche di essere riuscito a mettere insieme questo video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti o lasciate un mi piace e se non siete ancora iscritti e vi piace il canale fatelo. Però andiamo a vedere ora le lezioni più importanti che mi porto dietro dopo questi 30 giorni di spagnolo. E secondo me ce ne sono 3. La prima è che la costanza nell'apprendimento è fondamentale. La seconda è che per imparare una lingua, ragazzi e ragazze, bisogna parlarla. Perché parlare ci mette in condizione di poter sbagliare, poter capire il nostro vero livello, ci fa uscire dalla nostra zona di comfort, quindi possiamo subito capire se stiamo facendo le cose fatte bene oppure se
la persona con cui stiamo parlando non capisce assolutamente niente. Quindi se non parliamo, secondo me non sapremo mai il nostro vero livello. E la terza e ultima lezione che mi porto dietro in questa sfida è che gli obiettivi che ci diamo devono essere sempre raggiungibili e realistici, perché ponendoci obiettivi irraggiungibili saremo molto più tendenti a demotivarci. Ho deciso di iniziare questa sfida per 3 motivi. Il primo era riprendere il mio spagnolo un po' arrugginito. Ci sono riuscito? Assolutamente sì, perché mi sento di essere molto più avanti rispetto a dove sono partito. Mi sento pronto per il Costa Rica? In questo caso sì e no. Mi sento di sapere molto più spagnolo rispetto a prima, però finché non vado lì non saprò effettivamente il mio livello, quindi staremo a vedere come andrà. Il terzo punto era quello di capire se fosse meglio un corso tradizionale o studiare da autodidatta. Sicuramente ci sono pro e contro sia per l'uno che per l'altro. Ci sono dei punti a favore molto importanti di un corso tradizionale, primo fra tutti la struttura che ti dà, anche se dall'altro lato si perde di flessibilità, che è forse l'aspetto che mi è piaciuto di più dello studiare da solo, ma poi c'è anche il fatto che ti obbliga a parlare quando sei in classe e quindi l'aspetto sociale non è da sottovalutare. Di contro c'è anche un costo che possiamo risparmiare studiando da soli. Andiamo a vedere ora nella pratica quanto ho imparato in 30 giorni. C'è da fare una premessa che quella che sto per darvi è solo una stima e si basa solo su un dato, che è il numero di parole nuove che ho imparato, e quindi non tiene in considerazione l'ascolto, la pronuncia, la grammatica. Stando al mio quadernino di appunti, che è questo qui, che mi ha accompagnato durante il corso da A2 a B1, ho imparato 1200 parole. Il corso è durato 40 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna, il che significa 60 ore di lezioni per una media di 20 parole al minuto. Il costo di queste 40 ore di lezione più il costo di questi 2 libri è stato di 775 pound. Quindi secondo il cambio di oggi più o meno 900 euro. Studiando da soli, il numero di parole che invece ho segnato è stato 135. Ho stimato un totale di 9 ore di studio in 30 giorni. Questo ci lascia con una media di 15 parole l'ora. Quindi, confrontandolo con quello di prima, 5 parole all'ora in meno. C'è da considerare il fatto che più si va avanti nel livello di una lingua, più si vanno a imparare parole di nicchia, quindi diciamo il numero è normale secondo me che si restringa. Io sono stato realistico per quanto riguarda il tempo da dedicare allo spagnolo ogni giorno, quindi ho scelto 5 minuti e sono riuscito assolutamente a trovarli, però non sono stato realistico per quanto riguarda il numero di parole che avevo detto all'inizio, perché avevo detto 2000-3000 parole da studiare, ne ho imparate 135, quindi siamo veramente lontani anni luce dall'obiettivo che avevo detto. Non è successo niente perché quella era la mia idea, quindi semplicemente per imparare 2000-3000 parole, stando a questi calcoli, studiando 5 minuti al giorno, ci metterò molto più tempo, quindi più o meno 15 mesi. Quindi ragazzi, ponetevi obiettivi realistici e facili da raggiungere, perché una volta raggiunti poi vi sentirete meglio e potrete progredire con il successivo. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!